Con la morte di Nerone si erano davvero create le premesse per una nuova guerra civile, poiché senatori, governatori di provincia e comandanti militari, ognuno, forte del sostegno del proprio esercito, aspirava al titolo di imperatore. Questo periodo, che Tacito ribattezzò con l'espressione longus et unus annus, anno lungo e unico, rivelò il caposaldo del potere, ma anche l'arcanum imperi, l'arcano imperiale, ossia il fatto che l'esercito fosse effettivamente diventato l'arbitro delle designazioni imperiali. La crisi del 69 d.C. innescò ben presto una guerra personale tra Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano, che poi alla fine si affermò sui rivali, instaurando una nuova dinastia, la dinastia dei Flavi. Vittoria, quella di Vespasiano, che mostrava con chiarezza inequivocabile uno spostamento dell'asse dell'impero da Roma alle province, evidenziando come le legioni fossero diventate capaci di imporre ovunque il proprio volere. Interessante è invece la conclusione di questo lunghissimo anno, che terminò con l'instaurazione della dinastia Flavia, a cominciare da Vespasiano, uomo di modeste origini, proveniente da Rieti ed entrato solo recentemente nell'ordine senatorio. Insomma, mentre la storiografia antica si era tanto concentrata sui drammi di corte della famiglia Giulio-Claudia, esercito e province si apprestavano a ricoprire un ruolo via via sempre più importante. L'impero si trovò dunque al bivio dopo la morte di Nerone e di Galba, da cui l'anticipazione del concetto di impero adottivo, che sarà tipico del secondo secolo d.C. Fin da subito Galba adottò Pisone come successore, ma non riuscì a portare a compimento il suo proposito, a differenza di successi riscossi più tardi da Nerva con Traiano in materia di principato adottivo. Vespasiano apparteneva a una famiglia italica di Rieti ed era esponente di quella tipica classe dirigente municipale borghese in termini moderni, a sostituzione dell'antico ceto dirigenziale, fenomeno spiegabile come una tra le tante conseguenze della municipalizzazione dell'Italia. Figlio di un pubblicano di ordine equestre, Vespasiano si vide effettivamente riconoscere meriti e abilità militari dallo stesso Nerone, che difatti gli affidò l'incarico di sedare la rivolta in Giudea del 67 d.C., inviandolo sul posto con 3 legioni. Svetonio, nella vita di Vespasiano, descrive le umili origini dell'imperatore. Suo padre, figlio di un militare, pare avesse costruito una fortuna come esattore fiscale, laddove la madre vantava al contrario un albero genealogico più ragguardevole, appartenendo a una famiglia equestre sicuramente più agiata. Vespasiano nacque in Sabina, in un piccolissimo villaggio in provincia di Rieti di nome Falacrine, e fu cresciuto dalla nonna paterna Tertulla. Tacito, invece, nelle storie sembrerebbe associare la figura di Vespasiano a eventi prodigiosi e miracolosi, vagamente simili a quelli descritti nel Vangelo, di cui il protagonista però sarebbe stato proprio Vespasiano, che a detta di Tacito, ad Alessandria d'Egitto, restituì perfino la vista ad un cieco, con parecchi testimoni oculari che assistettero al prodigio. Vespasiano fu proclamato imperatore dal prefetto d'Egitto, Tiberio Giulio Alessandro, il giorno 1 luglio del 69 d.C., con successiva acclamazione degli eserciti presenti in Giudea, di quelli delle legioni siriane guidate da Licino Muciano e di quelle danubiane. Mentre Vespasiano si recava in Egitto per rendersi arbitro del rifornimento granario di Roma,
le legioni danubiane e siriane marciarono verso l'Italia, dove sconfissero i sostenitori di Vitellio per la seconda volta a Bedriaco nel 69 d.C. La lotta raggiunse perfino Roma, dove si registrarono scontri violenti che causarono diversi danni ai monumenti, tra cui l'incendio del Campidoglio. Il 21 dicembre del 69 d.C., Vitellio, del quale era ben nota la crudeltà, fu comunque ucciso e Vespasiano, prendendo il potere, instaurò la dinastia dei Flavi, continuata poi dai figli Tito e Domiziano. Come tutti i Flavi, anche Vespasiano si distinse per un rigido impegno nell'amministrazione imperiale. Il principato di Vespasiano si caratterizzò per quel sensibile processo di razionalizzazione dei poteri imperiali che poi portarono al definitivo consolidamento dell'impero come istituzione. Da subito Vespasiano associò al figlio Tito l'appellativo di Cesare, indicando a chiare note una concezione imperiale rigidamente dinastica, elemento che formalizzò di fatto nella Lex de Imperio Vespasiani, di cui ci è pervenuta solo una parte di testo tramite un'iscrizione ritrovata su una tavola bronzea oggi conservata ai Musei Capitolini. Nel decreto sono elencati tutti i poteri dell'imperatore acquisiti nel corso dei secoli da Augusto fino ai Giulio Claudi. Nel testo si legge che il princeps ha facoltà di convocare il Senato, avanzare e respingere proposte, far votare il Senato consulto con o senza discussione e considerare i candidati per una determinata magistratura, carica o imperium che sia. Inoltre, il princeps si riserva il diritto di fare qualunque cosa, privata, pubblica o divina, se utile al bene dello Stato, oltre i limiti imposti da leggi e plebisciti, esattamente come avveniva per Augusto, Tiberio e Claudio. Vespasiano dovette poi fronteggiare un grave deficit di bilancio provocato dalle scelte politiche errate di Nerone, rivelandosi in questo un ottimo amministratore, nonostante molte fonti antiche lo abbiano descritto come un tirchio. Innanzitutto, il nuovo imperatore tolse ai liberti alcuni uffici della burocrazia per affidarli ai cavalieri, estendendo poi la cittadinanza ai provinciali, specie alle città peregrine della Spagna, di modo che, tassando i nuovi cittadini, Vespasiano potesse assicurarsi entrate di denaro costanti nelle casse dello Stato. Riguardo ai provvedimenti in materia militare, Vespasiano reclutò spesso i legionari delle province, iniziando un fenomeno che, nel corso del tempo, sarà destinato ad avere un futuro. Nell'urbe, l'imperatore Reatino ricostruì il Campidoglio, iniziò i lavori del Colosseo, poi terminati sotto Tito, ed edificò il Foro della Pace con i proventi della guerra giudaica, anch'essa conclusa da Tito con la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. Testimonianze dell'epopea di Tito sono il famoso arco, tuttora visibile a Roma lungo la via Sacra, alle pendici del Palatino, e un'epigrafe trascritta nel corso del IX secolo da un monaco di Einsiedeln, documento quest'ultimo che insiste molto sull'eccezionalità della conquista di Tito a Gerusalemme, notizia tuttavia non veritiera fino in fondo, poiché già Pompeo, nel 63 a.C., aveva espugnato la città e dunque c'era un precedente. Gli ultimi focolai di resistenza giudaica furono neutralizzati a Masada, come descritto nei minimi dettagli all'interno dell'opera dello storico ebraico Flavio Giuseppe, La guerra giudaica, autore Flavio Giuseppe che dapprima era stato uno dei capi della rivolta e poi era passato dalla parte dei Romani, guadagnandosi perfino la cittadinanza per intercessione dell'imperatore.
A ciò si aggiunse la ribellione di un certo Giulio Civile che voleva dare vita ad una sorta di impero gallico lungo la valle del Reno, da Magonza fino al mare. Tuttavia, gli eventi descritti risalgono agli inizi del regno di Vespasiano, che durante il corso degli anni successivi terminò con successo conquiste e annessioni, stabilizzando tra l'altro i confini in Britannia, campagna portata poi a termine da Cneo Giulio Agricola sotto Domiziano. In Germania inoltre Vespasiano procedette all'annessione dei famosi Agri Decumates lungo il corso dei fiumi Reno e Danubio, territori che andranno successivamente a costituire la base del limes germanico, fortificato più tardi da Domiziano. In ultimo, ma non per ultimo, in Oriente Vespasiano pose fine alla politica dei regni clientelari, creando nuove province, politica che, insieme al resto, consente di stilare un giudizio complessivamente buono su Vespasiano, tanto che l'imperatore ricevette ampio consenso e approvazione, tranne che nel caso di qualche filosofo appartenente al circolo dei cinici e degli stoici, che non avevano mai simpatizzato per l'ideologia di un principato ereditario. In questo caso però la reazione di Vespasiano fu davvero eccessiva. L'imperatore infatti condannò a morte Elpidio Prisco e bandì da Roma altri filosofi scomodi. Sulla base di quanto sancito nella Lex de Imperio Vespasiani, Tito, figlio di Vespasiano, aveva ricoperto determinate magistrature durante il principato del padre, tra cui il consolato e la censura, ed eccezionalmente era stato altresì dichiarato prefetto del pretorio, pur non appartenendo all'ordine equestre. A completamento del suo cursus honorum, nell'anno 71 d.C., Tito ricevette l'imperium proconsulare, la potestà tribunizia, il titolo di Augusto e di Pater Patriae. Il regno di Tito fu breve, ma da tutti ricordato con grande rispetto, tanto da guadagnarsi il titolo di amore e delizia del genere umano. Durante il principato di Tito si verificarono tuttavia eventi naturali catastrofici, tra cui l'eruzione del Vesuvio, disastro in cui trovò la morte il naturalista e scrittore Plinio il Vecchio, che presidiando la flotta romana da Capo Miseno aveva dapprima notato l'incendio e poi aveva provato a raggiungere Pompei ed Ercolano per provare ad aiutare le popolazioni locali. Tito, dal canto suo, considerata l'entità della catastrofe, collaborò di propria tasca per finanziare una gigantesca opera di ricostruzione dei territori colpiti dal Vesuvio, discostandosi nettamente dalla parsimonia del padre. Sotto Tito, infine, assistiamo al completamento dell'anfiteatro Flavio, meglio noto con il nome di Colosseo, al quale seguirono tutta una serie di feste e di giochi per l'inaugurazione. Di ben altra portata è la figura di Domiziano, la cui fama in realtà è stata largamente influenzata dalla tradizione storiografica. Il suo principato, relativamente lungo, fu caratterizzato da uno stile di governo autocratico e inviso al Senato in primis, ma dal punto di vista dell'azione politica pura, l'intervento di Domiziano fu piuttosto positivo, specie per l'efficiente apparato burocratico che l'imperatore organizzò in un sistema perfettamente funzionante. Domiziano si concentrò subito sulle province per reprimere gli abusi dei governatori locali, puntando su un corpo di burocrati formato da esponenti di ceto equestre, ai quali l'imperatore passò ogni incarico,
dopo aver definitivamente escluso dalla gestione i liberti di Claudio, nella fattispecie ab epistulis e a patrimonio, come minuziosamente descritto da Svetonio nella vita di Domiziano, dove viene menzionato che per problemi di denaro mancante nelle casse dello Stato, Domiziano pensò di utilizzare il Fiscus Iudaicus, istituito nel 70 d.C. da Vespasiano dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, che destinava al Tempio di Giove Capitolino la tassa dei famosi 2 denari versata dal popolo ebraico al Tempio di Gerusalemme prima della sua distruzione. Domiziano preferì poi in politica estera puntare sull'espansione piuttosto che sulla difesa delle frontiere, Reno, Danubio e Britannia. Dopo una campagna contro i Catti nell'83 d.C., in Germania, sul Medio Reno, il territorio fu prontamente equipaggiato con diversi forti, presidiati dai soldati ausiliari sull'Imes, fortificato a sua volta tramite accampamenti e provvisto di una rete stradale che facilitasse le comunicazioni. Domiziano inaugurò insomma un sistema di difesa dei confini che a partire da Adriano verrà poi adottata in tutto l'impero, cosicché anche a livello meramente linguistico il termine limes passò a significare frontiera artificiale tra impero e territori non soggetti alla giurisdizione di Roma. Sotto il principato di Domiziano si segnalano in aggiunta gli ottimi successi di Agricola in Britannia, inclusa la civilizzazione di quei popoli che cominciarono così a indossare a loro volta la toga romana, benché Tacito, ironicamente, abbia affermato che il cosiddetto incivilimento fosse in realtà un asservimento mascherato, considerato altresì che ben presto, insieme alla toga, le popolazioni britanniche non persero tempo ad adottare pure i vizi romani. Le ricchezze, i portici, i bagni e l'eleganza dei banchetti. Peccato però che nel bel mezzo della sua opera civilizzatrice Agricola fu richiamato dallo stesso Domiziano, scrive Tacito nella biografia su Agricola, perché invidioso del suo successo, laddove appunto l'imperatore si trovava ancora in alto mare con la conquista della Dacia. Si aprì addirittura una vera e propria questione dacica. Decebalo, re della Dacia, era in effetti riuscito ad unificare le varie tribù locali e a guidarle in varie incursioni attraverso il territorio romano, eventi che motivarono lo scarso successo della prima campagna in Dacia. La seconda, da Domiziano guidata, analogamente non portò a risultati definitivi a causa della rivolta di Antonio Saturnino, governatore della Germania Superiore, proclamato perfino imperator dalle sue legioni. Domiziano fu allora costretto a stipulare una pace provvisoria con Decebalo, definita dalle fonti ostili a Domiziano una pace comprata, che non avrebbe mai posto un freno alle ambizioni sconfinate di Decebalo. Tacito e Cassio Dione non lasciano un ritratto esaltante di Domiziano e perfino nelle Epitome de Cesaribus Domiziano è descritto come una belva feroce. Diversa è invece l'opinione del greco Elio Aristide, che nella sua orazione a Roma sotto Domiziano riserva parole molto positive nei confronti dell'imperatore, accennando ad uno splendido e rigoglioso impero, cui fa da contraltare però la probabile stesura dell'Apocalisse di San Giovanni, scritto in cui, in chiave appunto apocalittica, l'Evangelista profetizza in senso cristiano la sciagura di quello splendido e rigoglioso impero descritto da Elio, poiché alla fine ci sarebbe stato un solo regno a trionfare, quello dei cieli, che non è di tipo materiale. La rivolta di Saturnino fu comunque domata, ma Domiziano,
prima di procedere contro gli Iazigi che minacciavano la Pannonia, si recò in Germania per punire i colpevoli, azione che non ebbe pressoché alcun effetto a causa dei vari strascichi che la rivolta di Saturnino si era effettivamente portata dietro. Primo fra tutti il fatto che Domiziano si sentisse costantemente minacciato, dando così il via a una serie di persecuzioni ed eliminazioni per sbarazzarsi di potenziali nemici. Inoltre, il suo stile autocratico costò molto caro all'imperatore, che addirittura pretendeva di essere chiamato Dominus et Deus, cioè Signore e Dio, dato confermato da Svetonio e Dione di Prusia, pretesa da Domiziano legittimata in un certo senso dalla diffusione del culto cristiano, che Domiziano evidentemente percepiva come minaccia ulteriore. Domiziano non sprecò tempo prezioso quando si trattò di cogliere al volo l'occasione propizia per fare piazza pulita di nemici, tutto considerato che la religione cristiana si stava diffondendo anche tra i ceti più alti. Il cugino di Domiziano, Flavio Clemente, cristiano e nemico politico dell'imperatore, venne infatti giustiziato insieme ad altri martiri, ma il tentativo astuto di Domiziano di rientrare nelle simpatie senatoriali fallì miseramente e anzi lo stesso imperatore cadde ucciso in una congiura. Come se non bastasse poi, dopo la sua morte, data la fama di odioso tiranno, venne decretata perfino la damnatio memoriae di Domiziano. Molte statue dell'imperatore furono abbattute e numerose iscrizioni cancellate, in modo da rimuovere per sempre il ricordo di Domiziano dalla storia di Roma.